Bentornati a tutti su BMake Electronics. Io sono Marco e oggi andiamo a realizzare un circuito crepuscolare. Questa volta aggiungiamo al circuito, che può sembrare un circuito semplice, l'isteresi, un potenziometro per regolare l'uscita e per rendere più stabile l'eccitazione del relè. Quindi utilizzerò un relè per l'uscita, dove andremo a collegare un diodo LED per vedere se si attiva o non si attiva. Il circuito è realizzato con un LDR come sensore. Utilizzeremo due potenziometri, uno per regolare la luminosità, uno per regolare l'isteresi, e il cuore di tutto il circuito è il LM324 come utilizzeremo come comparatore. Ok, seguitemi nel video, andiamo a vedere il circuito, lo andiamo a realizzare e vediamo se funziona. Questo è il circuito che ho realizzato con KiCad, che è un comparatore con isteresi basato sul LM324. Quindi la LDR, il sensore, genera un segnale che varia con la luce ambientale. LM324 lo confronta con una tensione di riferimento R2 e R4 e quando il livello scende sotto una certa soglia attiva l'uscita che pilota tramite la resistenza R5 il transistor BC547. R6 serve solo per ingrandisco, per portare la base del transistor a zero e evitare false attivazioni. Attiva il relè. Poi troviamo RV2 che introduce l'isteresi, quindi sopra una certa soglia di accensione da quello di spegnimento evita commutazioni stabili, quindi stabilizza l'accensione e lo spegnimento del relè. Poi troviamo due condensatori per stabilizzare la tensione, possiamo farne a meno perché lo andrò a montare sulla breadboard. E niente, questo è tutto il circuito, andiamo a montarlo sulla breadboard. Partiamo inserendo due resistenze da 10K. Sull'involucro della resistenza troviamo, se riesco a mettere a fuoco, il colore marrone, nero e arancione, che significa 10K. Mettiamo una parte al positivo, un'altra parte una breadboard, con un pin della breadboard, prendiamo l'altra resistenza, una parte mettiamo al negativo e l'altra parte alla stessa linea verticale della breadboard. Inseriamo anche il condensatore da 100 microfarad, 100 nanofarad, scusate, tra l'alimentazione positiva e negativa, così da stabilizzare l'alimentazione. Qua già possiamo andare a controllare la tensione di riferimento e andiamo a vedere subito. Colleghiamo i puntali dell'alimentatore positivo sul ramo positivo della breadboard e negativo sul ramo negativo della breadboard. Prendiamo il tester, mettiamo in DC, accendo l'alimentatore e andiamo a controllare se sulla breadboard arriva 12 volt. Proviamo 11,3, aumento un po' fino a portarlo a 12. Ok, siamo sui 12 volt. Quindi la tensione di riferimento, quelle due resistenze, troviamo 6 volt. Prendiamo il nostro LM34 e lo andiamo a inserire sulla breadboard. Mettiamolo qui e portiamo il pin 3, 1, 2, 3, si comincia a contare dalla sinistra del segno che c'è sull'integrato, 1, 2, 3, qua, che va
alla tensione di riferimento 6 volt. Portiamo l'alimentazione anche all'LM324, il pin 4 va al positivo, quindi questo è il 3, questo è il 4, portiamolo al positivo, il pin 11 al negativo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, portiamolo al negativo. Prendiamo anche il potenziometro da 20k e lo andiamo a inserire sulla breadboard. Prendiamo anche la fotoresistenza, mettiamo tra il positivo e un pin laterale del potenziometro da 20k, mettiamolo così, facciamo un ponticello fra il pin centrale e il pin laterale del trimmer e infine prendiamo un cavetto e lo colleghiamo al GND. Adesso con un altro cavetto portiamo la tensione di riferimento del sensore sul pin 2 del nostro LM324. Andiamo a inserire anche il potenziometro da 50k che ci serve per l'isteresi e inseriamo il ponticello tra il pin centrale e un pin laterale. Portiamo il pin libero sul pin 3, 1, 2, 3, l'altra parte all'uscita del LM34 sul pin 1. Andiamo a inserire il nostro transistor BC547, mettiamolo qui, inseriamo la resistenza da 1K tra il pin 1, quindi del LM34 che va a finire sul RV2, sulla base che è il pin centrale del transistor. Colleghiamo l'emettitore del transistor al GND, che è il terzo piedino. Andiamo a inserire il relè da 12 volt. Io ho questo qui, un relè di recupero. Questi due pin sono una bobina. Andiamo a inserire posto in fondo alla breadboard. Colleghiamo un pin della bobina al collettore del transistor, l'altro pin della bobina all'alimentazione positiva. Andiamo a inserire il diodo di protezione 1N4007, il catodo è quello con la fascia bianca rivolto verso il positivo. Non ci riesco a inserirlo, ok. L'altro pin mettiamolo qui, metterlo, mettiamo qui, prendiamo un cavetto e lo portiamo dall'altra parte della bobina. Quindi abbiamo protetto la bobina del relè con il diodo. Per ultimo andiamo a inserire la resistenza da 10k alla base del transistor che va al GND. Per vedere se funziona inseriamo un diodo LED. Allora mettiamo dal positivo l'anodo, catodo mettiamo qui, mettiamo scusate la resistenza sul diodo LED per proteggerlo, portiamo da una parte sulla breadboard, mettiamo qui, qua lo portiamo a un contatto normalmente aperto, quindi questo centrale qua,
e un altro altra parte del contatto al GND, così si chiude il circuito. Questo è tutto il circuito, non ci rimane altro che andarlo a provare. Diamo alimentazione, ho acceso, non succede nulla, proviamo a coprire con il dito il sensore, sì, si attiva, quindi rileva il buio e attiviamo l'uscita che comanda il diodo LED. RV1 regola la soglia di intervento. Infatti, se tolgo il dito, proviamo a girare, vedete anche con il giorno si accende. Spostiamo, mettiamo il dito sopra, rimasto acceso, al massimo, quando è buio totale si accende, regoliamo a metà, questo, poi andremo a vedere le tensioni sul nostro LM324. Quindi con RV1 possiamo regolare la soglia di intervento. Quindi, vedete qua rimane acceso, spostiamo, così si accende. Andiamo a vedere RV2 che rende l'accensione e lo spegnimento del relè più deciso. Vediamo, funziona, c'è l'alimentazione. Se sposto il potenziometro RV2 tutto da una parte, vediamo che il relè si attiva con decisione. Sposto al minimo il potenziometro, non si attiva per niente. Vediamo piano piano, qua si attiva lo stesso, ma sposta di poco il margine tra accensione e spegnimento, così il relè non resta incerto sulla soglia. Vediamo, mettiamo a metà, troviamo accensione e spegnimento con più decisione. Andiamo a misurare col tester le varie tensioni. Ho collegato due tester, uno che indica la tensione di alimentazione sulla destra e qua troviamo sul pin numero 3 che la tensione di riferimento è di 4 volt. Vi faccio notare, se adesso faccio attivare il LED, quindi il crepuscolare, troviamo una tensione di 7 volt. Quindi adesso la nostra tensione di riferimento è 7 volt. L'abbiamo spostato, regolato tramite RV2. Se aumentiamo, si stava spegnendo il test, se aumentiamo al massimo RV2, quindi l'isteresi intorno a 5,3 volt, andiamo a accendere, troviamo che si accende intorno a 6 volt. Quindi con RV2 non sto regolando semplicemente una tensione fissa, ma sto cambiando l'isteresi del comparatore. Per questo il relè si accende e non si spegne nello stesso identico punto. Se abbasso, si accende con alta tensione. Ho collegato due tester, uno sul piedino 2 e uno sul piedino 3 dell'LM324 e troviamo la tensione di riferimento sulla destra di 8 volt. Se io adesso metto il dito sul sensore, vedete che diminuisce. Quando scende al di sotto della tensione di riferimento, che è 6 volt, in questo caso è 5, si accende. Con il potenziometro RV1
possiamo regolare questa soglia, alzare e diminuire. Diminuendo si accende. Mettiamolo intorno a 7 volt, 8 volt, metto il dito, si accende. Questa tensione, che va sul pin 3 di riferimento, lo possiamo regolare con il potenziometro RV2 per rendere l'accensione del relè più stabile. Questo va a 0, portiamolo, più lo alziamo e più rendiamo più deciso l'accensione del relè e quindi del relativo LED. Giunti alla fine del video, spero vi sia piaciuto, potete replicarlo con pochi componenti, potete anche migliorarlo, fate un po' voi. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.